Oggi testerò cubi di Rubik illegali. Alcuni ti aiutano a barare, altri sono illegali in tutta Europa e alcuni ti faranno addirittura cacciare da una gara di cubi. Quindi vediamo se questi oggetti dovrebbero restare bannati. Il cubo di Rubik più piccolo al mondo. Questo è bannato dalle gare di cubi di Rubik perché i partecipanti ci mettevano talmente tanto a risolverlo che rallentavano l'intera gara. Ma vediamo se effettivamente ci vuole così tanto a risolverlo che può rallentare un'intera gara di cubi, raga. 3, 2, 1, vai. Oddio. Effettivamente girare le facce è veramente complicato, raga. E anche vedere i colori non è semplice. Consideriamo che normalmente ci metto 10 secondi a risolvere un cubo. Direi che sono già passati 16 secondi, ho fatto solo il primo step. No, vabbè. Tra l'altro mi sto facendo un male alle dita. Ci sono quasi. Ah. Ok, direi che ha assolutamente senso bannarlo perché può effettivamente rallentare una gara di cubi, considerando che ci ho messo 2 minuti quando normalmente ci metterei 10 secondi. Questo cubo di Rubik invece non solo è illegale in tutta Italia, ma è anche illegale in tutta Europa e ovunque nel mondo al di fuori della Cina. Infatti si tratta di una collaborazione fra la marca di cubi Gun e Pokémon. Infatti, come vedete, c'è una Pokéball e un cubo con colori un po' particolari. Il motivo per cui è illegale è che questa collaborazione fra Gun e Pokémon è approvata solo in Cina, quindi io l'ho importato illegalmente, ma non ditelo a nessuno. E la cosa più figa di questo cubo è appunto il portacubo Pokéball, e il cubo in sé tra l'altro è un buon cubo, nel senso che si può anche, volendo, utilizzare per fare delle risoluzioni veloci. L'unico problema appunto sono i colori, che qua c'è un verde, un arancione spento e soprattutto un viola e un azzurrino, quindi non riuscirei mai a risolverlo velocemente quanto un cubo con colori normali, perché appunto i colori sono troppo diversi. Dentro è viola, che è una figata, però l'unica cosa che richiama a questa collaborazione con Pokémon è un logo sulla faccia viola e un logo Pokémon, quindi direi che non vale la pena di importarlo illegalmente dalla Cina e lo lasciamo bannato, anche se in realtà non ha alcun senso di essere bannato perché appunto è solo una cosa legale. Questo invece è illegale perché ti permette di barare. Infatti è esattamente uguale al mio cubo da gara, se non fosse che è un cubo intelligente. Infatti si connette all'app, come potete vedere come muovo il cubo, si muove anche in questa immagine. E infatti come mischio il cubo, anche se lo mischio di nascosto, perché infatti il partecipante alle gare non può assolutamente vedere il cubo mischiato prima di cominciare a gareggiare, anche se io non lo vedo, dall'app si può vedere come è mischiato e quindi posso analizzare come è mischiato prima di competere ed è assolutamente illegale. Questo qui invece è bannato perché ha 2 loghi. Ovviamente nessuno di noi ha ancora capito come facciano 2 loghi ad aiutarti a risolvere più velocemente. Infatti questo è un cubo assolutamente normalissimo, i colori sono normali, è tutto normale se non fosse che c'è un logo sul giallo, anzi 2 loghi sul giallo e un logo sul bianco, quindi è assolutamente bannato dalle gare di cubo, però in realtà non ha alcun senso, quindi assolutamente andrebbe approvato. Il prossimo cubo assolutamente bannato dalle gare di cubi invece è il cubo per ciechi, ed è bannato perché i partecipanti sarebbero avvantaggiati potendo sentire al tatto i colori che non vedono. Infatti questo è un cubo apposta per partecipanti non vedenti, infatti i partecipanti non vedenti possono utilizzarlo in gara, ma solo loro, e a differenza di un cubo normale approvato in gara, in questo cubo i colori sono distinguibili al tatto. Infatti ogni colore ha un pattern leggermente differente, rendendo così possibile risolverlo completamente da bendati, oppure appunto per le persone non vedenti. Ma per me è veramente difficilissimo risolverlo e non ci provo neanche, perché per me da bendata non riesco neanche a distinguere i diversi pattern, veramente impossibile. Quindi direi che fa benissimo a rimanere bannato, se non appunto per le persone non vedenti. Il prossimo cubo è assolutamente illegale
ed è un cubo di Lego ed è illegale perché tutti i cubi alle gare devono avere tutte le facce lisce e uniformi, e invece questo ha i tasselli Lego, quindi assolutamente illegale, anche se per me non ha alcun senso perché in realtà, a parte che è più difficile da girare, quindi non lo porterei mai in gara, però in realtà ogni tassello è uguale al tatto, quindi non è che puoi sentire i pezzi dietro, quindi penso che sia solo una cosa di regolamento, non credo che abbia molto senso, quindi direi che andrebbe approvato, lo togliamo dalla prigione. Questo invece è bannato perché i concorrenti possono vedere attraverso. Sembra assurdo ma è vero, infatti questo è un cubo trasparente e effettivamente è vero che leggermente si può vedere attraverso, ed è per questo che tutti i cubi trasparenti sono assolutamente bannati dalle gare di cubo, anche se in realtà questo qua non è un cubo da speed cubing, quindi non riuscirei comunque a risolverlo velocemente, però io non credo che questa cosa ti provochi vantaggio, quindi direi che questa regola non ha assolutamente senso e dovrebbero approvarli, anche se in realtà non vedo il motivo per cui un partecipante dovrebbe decidere spontaneamente di gareggiare con un cubo trasparente. Però è molto figo da collezione. Il prossimo cubo invece è illegale perché è un cubo elettronico, eppure la cosa elettronica di questo cubo non ti dà assolutamente alcun vantaggio nella risoluzione. Infatti questo è un cubo con un timer integrato, che è una grandissima figata, perché se non hai un timer come questo a portata di mano puoi cronometrarti direttamente con il cubo e basta premere qua sopra, il timer parte, si risolve il cubo. Wow, e poi si ripreme sul pulsante per fermare il timer. Sinceramente questo non ha alcun senso di essere bannato, quindi dovrebbe essere approvato. Grande figata. Questo invece è bannato perché risolve il cubo di Rubik al posto tuo. A quanto pare non sono ancora consentiti i robot alle gare di cubo, quindi dobbiamo risolvere il cubo con le nostre mani, ma la cosa più assurda è che questo robot è molto più lento del campione mondiale di cubo di Rubik, quindi non vincerebbe neanche i mondiali, anzi non arriverebbe neanche in finale ai campionati mondiali, quindi direi assolutamente inutile e può rimanere bannato. Provare a gareggiare con un cubo così grande ti farebbe probabilmente espellere all'istante dalla gara di cubo perché non entra nel copricubo. Tra l'altro rallenterebbe tutta la gara perché ci vuole più tempo del normale a risolverlo. 3, 2, 1, via. In realtà immagino che portare questo cubo a una gara non solo disturberebbe tutti gli altri partecipanti, ma occuperebbe troppo spazio in generale sul tavolo di quelli che lo mischiano e darebbe in generale disturbo alla gara, quindi immagino che se provassi a portarlo a una gara verrei decisamente espulsa. Tra l'altro è molto più difficile da risolvere di un cubo di taglia normale, quindi non conviene, diciamo, portarlo a una gara. Pensavo di non riuscirci mai. Troppo difficile, raga, assolutamente bannato. Questo cubo di Rubik invece è bannato perché a quanto pare devono esserci dei colori uniformi su tutte le facce. In realtà è uno di quei cubi che non capisco perché qualcuno possa volerlo portare a una gara di cubi, però questo è un cubo di Rubik con gli sticker in fibra di carbonio, quindi hanno anche un feeling un po' diverso dal normale, e quindi anche per questo che è bannato, perché dovrebbero avere lo stesso feeling su tutte le facce, invece qua lo sticker è diverso. In realtà non ha alcun senso prendere un cubo normale con i colori normali e metterci sopra degli sticker neri, cioè veramente non ha senso, e tra l'altro è più difficile da risolvere perché i colori non si vedono. Quindi veramente non approvato, non so che senso abbia, non so neanche perché ne ho comprato uno. Quindi fammi sapere quale cubo secondo te dovrebbe essere legale e noi ci rivediamo nel prossimo video.